Parigi 2024, un momento importantissimo sia per il mondo dello sport ma soprattutto per Omega, perché questa è la 31esima edizione che il marchio è official timekeeper delle Olimpiadi. Oggi partiamo da Losanna, dal Museo delle Olimpiadi, dove andremo a scoprire la storia moderna di questo evento. Da qui ci sposteremo poi al Timekeeping Lab, che è dove avviene la magia per Omega e dove viene sviluppata e studiata tutta la strumentazione che permette alle Olimpiadi di esistere. La storia incredibile di Omega nelle Olimpiadi nasce nel 1932, quando un orologiaio con 30 cronografi a rattrappanti si dirige in direzione di Los Angeles, cambiando per sempre la storia di queste due realtà. Pensate che siamo passati da 30 cronografi a più di 400 tonnellate di equipaggiamento. La cosa interessante che andiamo a scoprire, come ci sta raccontando la nostra guida, è che andremo a scoprire le tre anime delle Olimpiadi, che una è il mondo in generale delle Olimpiadi, una sono gli sport e poi l'ultima è lo spirito. Dopo aver visto il Museo dei Giochi Olimpici è il momento di dirigersi verso Biel, dove c'è la manifattura Omega e i loro headquarter. In questo posto andremo a scoprire gli orologi creati per Parigi 2024 e anche qualche sorpresa. You know, the whole Olympic topic is so fantastic for us because it talks about what you can call the perfect example. And it's a legacy from the past. But what is very amazing is that in 1932, the IOC chose us because of our, of course, incredible, reputation. And you know what? Because we were the best in time. We were the best in precision. It's exactly like today. And that's the spirit, and that's what we're doing. I'm so happy and proud of what you do. Always pleasure. Do well. Continue the good job. Dopo aver scoperto la storia dei Giochi Olimpici siamo arrivati qui a Bienne, dove abbiamo avuto modo di scambiare due parole con il presidente Reinhard Aeschlimann, che ci ha raccontato lo spirito dei Giochi Olimpici e di Omega. Ora però ci sediamo per guardare gli orologi che Omega ha creato per commemorare le Olimpiadi del 2024, tra cui un Seamaster Diver 300M e uno Speedmaster Chronoscope. Questi orologi sono arrivati in due momenti diversi dell'anno. Il primo è arrivato il 26 luglio del 2023, a esattamente un anno dall'inizio dei Giochi Olimpici. Per questo primo orologio celebrativo Omega ha scelto il Seamaster Diver 300M, che in questo caso presenta una lunetta in oro moonshine con un quadrante bianco e sul fondello il logo delle Olimpiadi di Parigi 2024. Questo logo lo vedrete sia sul Seamaster Diver 300 che sul Chronoscope e ha un significato particolare. Rappresenta l'unione di tre simboli. Il primo è quello della medaglia d'oro, ovvero il riconoscimento più alto per ogni sportivo. Il secondo è quello della Marianne di Francia, ovvero il simbolo della Repubblica francese. E infine quello della fiamma, quindi della fiamma olimpica, che si nota appunto su questo fondello. Nel Seamaster Diver 300M abbiamo una particolarità per quanto riguarda il bracciale e il cinturino, perché possono essere cambiati agilmente premendo questo tasto presente sul retro. Potrete dunque scegliere tra un bracciale in acciaio come questo, un cinturino in caucciù bianco oppure diversi cinturini NATO. E come sapete Omega ha davvero una marcia in più quando si parla di NATO. Abbiamo poi i nuovi Chronoscope, presentati a meno 100 giorni dall'inizio dei giochi. Se ci seguite da un po' di tempo saprete che il Chronoscope è uno dei miei Speedmaster preferiti a due contatori. Ciò che mi appassiona di questo orologio è un po' la storia e l'estetica, perché quando Gregory Kissling ci presentò appunto il funzionamento rimasi totalmente affascinato. Guardando il quadrante notiamo diverse informazioni. Infatti c'è una scala a chiocciola che ha un'estetica molto vintage, con
3 informazioni differenti. Andando in ordine abbiamo una scala telemetrica, una pulsometrica e una tachimetrica, che funzionano ovviamente in 3 modi diversi. Partiamo dalla scala tachimetrica, che è quella più comune e anche più semplice da utilizzare. Questa scala permette di misurare la velocità media in base al tragitto percorso. Quella pulsometrica invece ci riporta a un tempo in cui i medici avevano bisogno di uno strumento che gli permettesse di calcolare i battiti cardiaci in maniera molto agile. E infine quella telemetrica, che è quella che mi affascina di più, perché permette di misurare la distanza tra un fenomeno visibile e uno udibile. Quindi immaginiamoci di essere davanti a un temporale, di vedere un fulmine. Attiveremo il crono alla visione del fulmine e lo fermeremo quando sentiremo il tuono. In questo caso otterremo la distanza tra noi e il temporale. I cronoscopi di Parigi 2024 hanno tutta una cassa da 43 mm declinata o in acciaio o in oro Munchen, che è questa lega proprietaria di Omega, che alcuni di voi conosceranno, che dona all'orologio uno scintillio unico. Ovviamente la caratteristica comune a tutti questi orologi è la presenza del logo delle Olimpiadi sul fondello. Ora, date queste edizioni speciali, mi chiedo se Omega presenterà qualcosa in occasione proprio dell'inizio dei Giochi Olimpici. Voi cosa ne dite? Beh, adesso continuiamo il tour, perché domani andremo al Timekeeping Lab dove scopriremo il cronometraggio di Omega e tutte le tecnologie che verranno portate a Parigi 2024. Ora siamo a Courgemont, da Swiss Timing, la società del gruppo Swatch che si occupa dello sviluppo di tutte le tecnologie di cronometraggio e non solo per i Giochi Olimpici. All'interno incontreremo Alan Zobris, che è il loro CEO, che ci racconterà tutti i segreti e tutte le tecnologie sviluppate per Parigi 2024. Its electronic starting gun was introduced in 2010, and there were 2 reasons why we moved from modified powder guns to this electronic starting gun. The first one is that it made it a lot fairer. If you think about athletics, where athletes, 400 meters, right, they started in turn. So the athletes closer to the gun would hear the gunshot quicker than the ones further away. But with this, we have loudspeakers in the back of the block, so we can transmit the electronic sound simultaneously to all loudspeakers, and athletes would hear the gunshot at the same time. We have a little pressure sensor here in the back that measures your horizontal pressure about 4,000 times per second. So it gives us a very good understanding of when you will react after the gunshot. You know, in athletics, this is very, very important because if you false start, you're immediately disqualified. You'll have to run. On your mark, set. So we measure the pressure constantly. This is before the start. Here you have the 0. This is the gunshot. And then we see when there is an increase of pressure, you react. And this is very interesting. You did a very, very good start. So we'll speak a little bit about photo finish camera technology now. We'll have a new photo finish camera deployed in Paris, taking 40,000 pictures of the finish line per second. What you would need to imagine is that we're taking pictures of a tiny little, so it's not a wide angle. Yeah, It's It's not a wide angle picture. It's a closed angle picture, very narrow, right? So we take so many pictures of this little narrow line, and we stitch them together. So when I'm crossing the finish line, it will do something like this. So if I step on the line over here, you will see what happens. I all of a sudden have a long foot because my foot on the line stayed longer than the rest of my body. Billions of people watching, all of them waiting for you to tell the time and to judge the picture as soon as possible. And as soon as you press enter or the little OK button, there is no way back. There is no way back. That's great. So this work comes with a lot of responsibility.
But we can count on fantastic technology on one hand and on fantastic timekeepers who know how to operate the technology, and this is key for success. Are these last lap bells? We're using them to indicate the last lap in races where athletes would compete in turns. Thank you very much for coming. It's been a pleasure to have you here. Bene ragazzi, Alan ci ha dato degli insight che davvero non ci aspettavamo e ci ha raccontato tutto quello che dovevamo sapere su questa realtà. Ora non ci resta altro che aspettare Parigi, quindi fine luglio, per andare a scoprire i Giochi Olimpici in prima persona. Alla prossima!